Oh, storia a ritroso del mobile, seconda puntata, come avreste arredato la vostra casa agli inizi del Novecento. Per capire questa cosa ci servirà un tulipano. Vai! Un tulipano, perché un tulipano? Perché pare che sia stato Victor Horta alla fine dell'Ottocento a dire una cosa molto interessante, ovvero non ci interessa il fiore, ma ci interessano piuttosto le linee sottili e tese dello stelo, sintetizzando in questo modo le ricerche formali e estetiche di una delle correnti artistiche più amate del grande pubblico di sempre, ovvero quello che in Italia non a caso, a proposito di tulipani, chiameremo stile floreale. Domanda: anni 50 dell'Ottocento, da dove sbuca fuori questo nuovo stile? In realtà non è uno stile completamente nuovo, ha due caratteristiche fondamentali. La prima è che si ispira alle linee curve della natura, la seconda, diretta conseguenza, è che è pieno di riccioli. La stessa natura e gli stessi riccioli che caratterizzavano uno stile ancora molto in voga nell'Europa di inizio Ottocento, ovvero lo stile rococò. Fatto sta che all'inizio questo stile è abbastanza indecifrabile e non si riesce neanche a trovare un nome univoco. In Francia, ad esempio, verrà chiamato stile Guimard perché Guimard sarà uno dei primi esponenti di questa nuova corrente artistica. Dobbiamo spostarci in Belgio alla fine dell'Ottocento per trovare finalmente un nome definitivo a questa corrente. È qui infatti nel 1894 che Edmond Picard, per commentare le opere di Henri van de Velde, utilizzerà il termine arte nuova, Art Nouveau. In Inghilterra invece, come al solito, tagliano subito la testa al toro. Un produttore di tessuti, ispirandosi all'art and craft di William Morris in piena epoca vittoriana, apre il suo negozio al centro di Londra. Lo chiamerà Liberty, è così che nasce lo stile Liberty in Inghilterra. In Germania e in Austria, come sempre, le cose si fanno molto più complicate. L'Art Nouveau, quando arriva in Germania, diventa subito esistenzialista e infatti cambia nome, si chiama stile giovane, Jugendstil. In Germania in particolare si ibrida con tutta una serie di tendenze culturali già in atto nella società dell'epoca, in particolare col tardo espressionismo e con la corrente teosofica. Ne viene fuori un Art Nouveau più austera e a tratti inquietante. È nell'impero austro-ungarico però che avviene la mutazione genetica. Da una costola dell'Art Nouveau nascerà la secessione viennese. La Spagna, come al solito, fa caso a sé e infatti l'Art Nouveau viene chiamata modernismo e l'esponente principale sarà probabilmente Antonio Gaudì. L'Italia invece è un paese sostanzialmente ancora agricolo e non a caso l'Art Nouveau finisce per chiamarsi stile floreale. La cosa interessante è che in Italia lo stile floreale, l'Art Nouveau, si ibrida con tutta una serie di tendenze già in atto nella società, in particolare con l'eclettismo storicistico. Il re incontrastato dello stile floreale in Italia sarà il sicilianissimo Ernesto Basile. Abbiamo parlato del Liberty, adesso torniamo alla domanda originale, ovvero come avreste arredato la vostra casa agli inizi del Novecento. La risposta è che tutto dipende da qual è il vostro ceto sociale di appartenenza. Se siete aristocratici potete ancora permettervi il lusso di chiamare un architetto o un designer, sì, perché esistevano già i designer, ne parleremo nella prossima puntata. Comunque potete chiamare qualcuno che svilupperà uno stile che porterà praticamente il vostro nome. Questo è quello che succede in realtà dal 400 in tutte le grandi casate e dinastie d'Europa. Attenzione, un consiglio: se siete re o regine alla fine dell'Ottocento, state molto attenti a farvi fare uno stile che sia più sobrio possibile, che non si capisca che siete degli spendaccioni. Perché? Perché in quanto re e regine non siete proprio ben visti. Basti vedere che hanno tagliato la testa ai vostri colleghi francesi qualche anno prima e tra l'altro stanno per fucilare i vostri colleghi russi qualche anno dopo. Se siete altoborghesi invece la cosa si fa divertente. Perché? Perché in realtà siete a tanto così dall'essere aristocratici, vi piacerebbe tantissimo, solo che non ve lo potete permettere. E il Signore si nasce e io lo nacqui modestamente. Quindi che cosa fate? Fate finta di essere aristocratici e vi comprate i mobili che sono la copia di quelli delle grandi casate europee. Nasce così in realtà già nella prima metà dell'Ottocento il curioso fenomeno dei mobili in stile, ovvero delle copie, delle brutte copie dei grandi mobili del passato e dei grandi stili del passato. Se siete medio borghesi invece la vostra casa ve la dovete arredare assolutamente in stile Liberty. Come si fa? Se no fate brutta figura con gli amici. Perché fate brutta figura con gli amici? Perché i vostri amici probabilmente sono medio borghesi anche loro e la media borghesia di inizio Novecento ha un unico scopo nella vita: fare le scarpe all'aristocrazia, cosa che tra l'altro farà veramente. Quindi l'arredo della media borghesia deve gridare a chiare lettere che loro con l'aristocrazia non hanno niente a che fare. E quindi mentre l'aristocrazia continua a arredare le proprie case con uno stile che è sostanzialmente derivato dal neoclassico, la media borghesia invece si inventa uno stile che va a copiare le linee curve della natura, quanto di più lontano ci possa essere dal neoclassicismo e quindi dall'aristocrazia. Se invece siete borghesi piccoli piccoli non ve la passate proprio malissimo. Certo non potete permettervi costosissimi mobili Liberty, però magari potete comprarvi una bella Tonet.
Se invece appartenete al quarto stato e vi serve un mobile in casa, l'unica possibilità che avete a partire dagli anni 20 del Novecento è andare da un artigiano che si è attrezzato con dei macchinari elettrici e che quindi grazie a questi macchinari elettrici riesce ad abbattere sensibilmente i costi. Nella prossima puntata facciamo un salto a piè pari nell'Ottocento e qui troveremo tutta una serie di personaggi fantastici. Napoleone, Sissi, la regina Vittoria, attorno a ognuno di questi personaggi si sviluppa uno stile dell'arredamento. Se vi è piaciuta questa puntata invece sostenete il canale condividendo, mettendo mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanella.